Finalmente è arrivato il momento che aspettavo. In questa nuova puntata vi parlo di un orologio mostruoso e lo facciamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su TOC, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di grandi uomini che hanno compiuto imprese straordinarie con i loro orologi al polso. E l'orologio mostruoso di cui voglio parlarvi in questa puntata e che finalmente posso presentarvi è quello che ho al polso, il Chaikin per Louis Erard in edizione limitata in 178 esemplari. È un orologio che ho sperato di poter avere, che ho aspettato con ansia e che finalmente ho avuto da Mario Mossa Gioiellieri a Bari, che ha avuto la possibilità di vendermi quello da 39 mm in quanto nuovo concessionario Louis Erard. Infatti insieme a questi orologi ne ho visti altri di Louis Erard, tra l'altro un'altra edizione limitata in collaborazione con Second denominato Louis Horror, molto simpatico, e che ha finalmente trovato il giusto luogo da Mario Mossa Gioiellieri, che ha anche una boutique a Lecce, che vi consiglio di andare a visitare perché ha orologi stratosferici, dai più amati dagli appassionati fino ad arrivare a pezzi da decine di migliaia di euro. Sono stato molto fortunato perché questa in particolare è un'edizione esclusiva online e non è possibile neanche acquistarla. Sia per il 39 mm che per il 42 mm sono stati realizzati 178 pezzi che è possibile provare ad acquistare online iscrivendosi alla waiting list, da cui poi verranno pescati i pochi fortunati, e le domande attualmente sono circa 5.000, quindi capite bene che riuscire ad averne uno non è affatto semplice. Ora, non mi sto vantando di essere riuscito a prenderne uno, anzi, come dicevo, ringrazio Mario Mossa per questa opportunità, perché si è trattato appunto di una congiunzione astrale che ho avuto la fortuna di incontrare lungo il mio cammino e quindi sono riuscito a portarlo a casa. E naturalmente è un orologio tanto particolare che non credo a molti di voi possa interessare, ma in questi casi non è l'orologio in sé, secondo me, ad interessare, non i gusti né in quali occasioni si può indossare, anche se a me piace indossarlo sempre. È un orologio da mettere in collezione, se possibile, proprio perché si tratta di uno di quei pezzi quasi unici da avere e che poi possono essere belli da ammirare, ma anche da raccontare a chi magari vorrà vedere appunto la vostra collezione. Ve lo voglio però raccontare nel dettaglio, quindi senza perdere tempo giriamo la camera e facciamo insieme l'unboxing. Il nostro Constantin Chaikin per Louis Erard si presenta in questa confezione molto minimal, a dire la verità, una controscatola in cartone, una scatola in cartone che però contiene al suo interno poi questo panno molto grande che richiama anche quella foresta un po' stregata che è richiamato da questo orologio horror, e poi l'astuccio vero e proprio di Constantin Chaikin. Come vi dicevo, orologio che mi è stato fornito, se così possiamo dire, ma io l'ho pagato, non è assolutamente un contenuto sponsorizzato, da Mario Mossa Gioiellieri di Bari, e che ringrazio davvero tanto per avermi consentito di prendere questa meraviglia. All'interno il nostro Constantin Chaikin. L'orologio naturalmente viene fornito con una piccola pochettina da viaggio, poi anche il certificato di autenticità Limited Edition 1 di 178 pezzi
e anche poi nella Foresta Incantata la card di garanzia internazionale di 3 anni. L'orologio, che ha un costo di 5.000 euro, è un orologio che, per quanto sia frutto di una prestigiosa collaborazione con il famoso indipendente russo Chaikin, monta un Sellita ed è un orologio regolatore, motivo per cui ha un prezzo molto più basso rispetto invece alle creazioni del maestro russo, che normalmente si attestano attorno ai 20, 30 ma anche 40.000 euro. Sul retro infatti vediamo il Sellita, che in ogni caso fa il suo lavoro. Naturalmente, come dicevo, questo non è un orologio che va acquistato per la sua bellezza. Io ne sono innamorato perso, però è anche un orologio molto particolare, molto irriverente, e naturalmente pensare di acquistarlo anche soltanto per metterlo in collezione credo che sia una scelta da valutare, sempre che si riesca ad acquistare. Ma la genialità di questo orologio, il ciclope mostriciattolo realizzato da Chaikin, si rivede anche nei dettagli che lo compongono. Per esempio, questo cinturino qui che potete vedere non è un cinturino di coccodrillo, è un cinturino di rospo. Cioè, pensate quanto è geniale associare questa cosa all'orologio, che poi nella sua configurazione da 39 mm ha questo rio viola, così come viola anche il retro del cinturino, e secondo me è il colore perfetto che si sposa con il progetto. L'altra edizione invece da 42 mm è in verde, quindi ha verde sia il rio sia il retro del cinturino. Io ritengo che oltre alla dimensione da 39 mm perfetta, quantomeno per il mio polso, anche poi l'abbinamento dei colori rispecchi perfettamente quella che voleva essere questa realizzazione qui. Come vi dicevo, è un orologio da 39 mm, ha uno spessore che non ho misurato ma che credo si attesti attorno ai 13,5 mm, e poi sul retro, per quanto io ritengo potesse rimanere nascosto, questo Sellita che lo anima. Sul retro del fondello la dicitura Louis Erard e poi anche le altre specifiche come l'impermeabilità da 5 bar, quindi 50 metri, e poi il limited edition 1 di 178. La corona, altra chicca che ritengo molto simpatica, è logata invece Konstantin Chaikin con il classico logo del maestro russo. Una forma di cassa che ritengo anche davvero carina, con queste anse molto particolari, è la solita cassa a moneta che però richiama delle linee un po' morbide che vogliono essere poco eleganti rispetto proprio a ciò che è l'orologio, con questo vetro zaffiro bombato e sporgente, per esempio, molto carino, e che in generale è realizzato davvero in maniera eccellente. E poi ripeto, questo cinturino in pelle di rospo è geniale. Ma vi sarete chiesti che tipo di orologio è, perché d'accordo, è un mostro ed è un ciclope, ma come funziona? Questo è un regolatore ed è uno degli orologi più realizzati normalmente proprio da Louis Erard, quindi Konstantin Chaikin ha sposato la filosofia tipica di Louis Erard realizzando un mostro ciclope per rendere poi leggibile questo regolatore. L'occhio a ore 12 del mostro indica le ore, il braccino invece con l'indice in piccolo indica i minuti associati alle ore, e poi la bocca dentata a ore 6 che continua a girare perché non si tratta altro che dei piccoli secondi continui. Personalmente lo ritengo davvero un orologio geniale, irriverente e gusti a parte, anche un pezzo da collezione che rende speciale sicuramente questo oggetto, che credo abbia sicuramente grande fascino e possa anche concentrare la curiosità degli appassionati, ma anche di chi un orologio meccanico non l'ha mai visto.
E ora ve lo faccio vedere al polso perché merita davvero e perché, per quanto sia strano, vi giuro che farò davvero fatica a privarmene. E tutta la maestria di Konstantin Chaikin si nota sia nella fantasia che ha avuto nel realizzare questo mostro ciclope, ma anche nella bellezza in generale delle lavorazioni e dei dettagli del quadrante. Guardate ad esempio quanto è tridimensionale la cornice che racchiude l'occhio al suo interno, come è anche ben realizzato tutto il resto e soprattutto il quadrante, che sembra avere più livelli grazie a questa particolare lavorazione radiale che rende il tutto molto più luminoso e molto affascinante. Insomma, un orologio unico, indubbiamente, come soltanto il maestro Konstantin Chaikin sa fare, e che peraltro per i fortunati che riescono ad acquistarlo ha un prezzo davvero ridicolo per quello che è l'oggetto in sé e per quella che è la creazione di questa collaborazione, che trovo davvero intelligente, oltre che molto simpatica e anche un po' coraggiosa da parte di Chaikin. Insomma, un orologio che reputo straordinario in tutte le sue piccole sfaccettature, dall'intelligenza e dal coraggio di Chaikin a intraprendere questa simpaticissima collaborazione con Louis Erhard, fino a tutto lo storytelling e anche a quei piccoli dettagli che secondo me, come vi dicevo, rendono incredibilmente speciale questo orologio, che ritengo forse da un punto di vista collezionistico anche più interessante delle specifiche realizzazioni del maestro russo. Insomma, una creazione irriverente e che non può lasciare indifferente. Quindi ditemi la vostra nei commenti, parliamone assieme. Io vi ringrazio per essere stati anche in questa puntata e vi do appuntamento in un prossimo video qui su TOC. Ciao!